È tempo di rimediare se non conosci Heroes of Might and Magic e non dovresti perderti questo grande ritorno con Oldenera, nuovo titolo della saga per eccellenza di strategici a turni con elementi gioco di ruolo fantasy. Ben ritrovati, ben ritrovate, sono Tiranno Matto in un nuovo episodio della mia rubrica Prima Impressione, in cui cerco di snocciolare la mia prima esperienza sui nuovi titoli del momento. In altre due occasioni vi avevo già parlato di Oldenera, ma finalmente ho potuto provare in anteprima esclusiva il gioco con le mie mani, così da potervene parlare meglio oggi. Dunque evitiamoci altri giri di parole e andiamo dritto al sodo. Ma che cos'è Heroes of Might and Magic, questo titolone inglese? Seppur non unico progenitore, possiamo definire Heroes of Might and Magic un antenato degli strategici occidentali fantasy, che si distanziò un pochino dai Sid Meier Civilization nel mondo 4X, concentrandosi sull'aspetto più gioco di ruolo, legandosi in maniera indissolubile a tutta quella pop culture che negli anni 70 è nata e cresciuta attorno al modello di Gary Gygax di Dungeons and Dragons, erede a sua volta dei grandi romanzieri del Novecento, padri fondatori del genere fantasy. E nel suddetto genere fantasy che Heroes of Might and Magic va a costruire la propria identità, grazie a tropes consolidati che favoriscono la familiarità quando noi giocatori ci immergiamo nel titolo, a volte anche, come si direbbe oggi, con elementi memetici. E il world building di Heroes of Might and Magic sotto molti aspetti si assomiglia a quello di Warhammer Fantasy, mettendo però di più l'accento sul fantasy classico rispetto a quello crudo e cruento del Grimdark. Oldenera è la nuova aggiunta alla saga sviluppata da Unfrozen Studios, un piccolo studio di cui vi ho già parlato in questo video, ed è solo grazie a Do The Doors, il nuovo editore che ha raccolto la fiamma olimpica dalle braccia di Ubisoft, padrone originale del franchise da diverso tempo, che io sono in grado di presentarvi con enorme gioia in anteprima esclusiva questa versione di gioco in accesso anticipatissimo che non è neanche definitiva. Non sappiamo quando Oldenera arriverà, ma dovrebbe arrivare entro la fine del 2025. Vi introduco in breve le meccaniche prima di passare al punto di analisi di questa prima impressione. Su Oldenera abbiamo a disposizione gli eroi e le nostre unità. Entrambi avranno una serie di statistiche e di abilità attive e passive utilizzabili durante i combattimenti e nella mappa mondiale. Potremo spostare i nostri eserciti solo se integrati all'interno di un eroe, altrimenti dovranno rimanere di guarnigione nei nostri insediamenti. Il tempo non è un'opinione su Heroes of Might and Magic, e infatti i nostri turni sono divisi in mesi, settimane e giorni. Ogni turno equivale a un giorno e andrà a ripristinare i punti in movimento dei nostri eroi. Ogni settimana i nostri edifici per il reclutamento ripristineranno le unità disponibili e ogni giorno avremo gli introiti da tutte quelle fonti che avremo conquistato o costruito. La nostra economia è abbastanza semplice ma variegata. Principalmente dovremo accumulare monete d'oro, legna e pietra, dopodiché una serie di risorse rare che a seconda della nostra fazione saranno più o meno importanti. Oldenera va ad aggiungere anche una nuova risorsa, i composti alchemici, che serviranno per potenziare le nostre unità e i nostri incantesimi, perché sì, i nostri eroi, oltre ad avere delle statistiche, avranno a disposizione anche degli inventari per equipaggiare degli artefatti e potranno imparare degli incantesimi da una serie molto vasta di grimori e saperi della magia, molto tematici e per nulla limitanti. All'interno della mappa troveremo un insieme di punti di interesse che possono essere utili sia per la produzione economica, sia per potenziare i nostri eroi, sia per scoprire alcuni misteri celati e sbloccare potentissime abilità ed artefatti. Per quanto la diplomazia sarà parte integrante del gioco e di per sé è anche una meccanica integrata nelle abilità nei confronti delle fazioni neutrali a presenza dei tesori e dei punti di interesse, principalmente Heroes of Might and Magic è un gioco di combattimenti, di guerra
terra di conflitto. I nostri obiettivi saranno abbastanza vari a seconda della modalità di gioco. Il modo migliore per vincere è ovviamente l'espansione coatta e definitiva a scapito della CPU o di altri giocatori. Il computer comunque ha a disposizione una serie di difficoltà e si comporterà di conseguenza, nonostante, come nella maggior parte degli strategici, la difficoltà andrà ad inficiare principalmente le nostre risorse iniziali e i modificatori delle unità, amiche o nemiche. Gli eroi potranno essere scelti da un massimo di 6 fazioni al lancio, di cui solo 4 ho avuto modo di provare nella versione corrente alla quale ho avuto accesso. Non posso che collegarmi dunque al tema delle fazioni nel parlarvi dei pro e dei contro, come mi è solito in questi video prima impressione. Perché sì, le fazioni sono curate al dettaglio e una diretta evoluzione di quelle già viste nei capitoli precedenti, con alcune eccezioni e qualche easter egg. Per ora le 4 che ho provato mi sono piaciute e vi vorrei parlare più nel dettaglio di queste fazioni in un video guida dedicato. Scrivete un commento se vi piacerebbe vederlo. Altro grande punto di forza secondo me di Olden Era è l'interfaccia, che ha fatto passi da gigante. È moderna, non stona, ma possiede comunque il vibe giusto, adatto al fantasy classico, integrando al contempo delle novità non da poco, le quali riguardano anche meccaniche di gioco previste dal game design, e da questo vorrei collegarmi adesso. Tutta la saga si distingue per un intuitivo insieme di meccaniche che la rendono accessibile e non complessa, per quanto vasta nelle scelte e possibilità. Olden Era si ispira principalmente ad Heroes of Might and Magic 3 Restoration of Erathia e si vede moltissimo nelle dinamiche di gioco e nelle scelte, sia quando si parla di gestione degli insediamenti, delle risorse, sia quando si parla di magia ed unità, con alcune novità. Per esempio, quando vorremmo potenziare delle unità avremmo 2 scelte possibili, molto differenti tra di loro. L'introduzione della nuova risorsa atta a potenziare le unità e anche gli incantesimi risulta come una ventata di aria fresca, ma al contempo senza distanziarsi troppo dalla vera essenza della saga, che è quella di mettere insieme degli elementi strategici con quelli giochi di ruolo, come già ribadito. Un buon esempio è quello dei punti legge che accumuleremo costruendo edifici nei nostri insediamenti. Tali punti andranno a sbloccare un albero delle ricerche, che però in tal modo acquisisce un flavor tutto speciale, dando ad ogni fazione ulteriori elementi di unicità. Abbiamo una ramificazione delle abilità dei nostri eroi veramente encomiabile, sotto forma di abilità principali che a loro volta avranno dei talenti selezionabili a determinati tier di abilità. I punti caratteristica e gli oggetti si sposano perfettamente, il bilanciamento si vede in ogni piccolo dettaglio. Sono presenti anche gli immancabili tratti unici dei nostri eroi che vanno a confermare elementi RPG molto ben presentati. Inoltre il tutorial di gioco è molto ben curato e va ad ampliare l'accessibilità, fornendoci sia le lezioni per le meccaniche di base molto ben presentate, sia delle sfide per comprendere degli aspetti più complessi del gioco. Rispetto ai precedenti titoli, la grafica isometrica non scimmiotta lo stile cartunesco di Warcraft, per esempio, ma abbraccia appunto i bei vecchi tempi di Heroes 3 con scelte artistiche vicine allo stile del nuovo studio di sviluppo Unfrozen. Riesce anche a distinguersi per le curatissime animazioni in ogni singolo dettaglio, che sia esso sulla mappa strategica o sulla mappa tattica. Questo grazie anche all'ascolto costante dei feedback della community da parte degli sviluppatori, che si dimostrano molto aperti alla critica. La questione grafica però suppongo che sia dipendente anche dai gusti personali e mi permette anche di collegarmi agli aspetti negativi di Olden Era. Infatti, un grande contro per i nostalgici potrebbe essere proprio la mancanza di grafica familiare e di alcune fazioni più classiche a favore della novità, del cambiamento. Questa è ovviamente una valutazione soggettiva che io non posso oggettivamente confutare. Al contrario, però, un lato negativo fondamentale e che mi sta molto a cuore riguarda l'accessibilità. La mancanza della lingua italiana si presenta anche in questo titolo.
ma è un problema di cui mi sono fatto personalmente carico con gli sviluppatori e gli editori, e se ci sarà collaborazione grazie alle community di traduzione italiana potremo fare la differenza. Se volete supportare la traduzione italiana di Oldenera, lasciate un mi piace, condividete il video, fate aumentare l'impatto di noi content creator, non solo del sottoscritto, per sensibilizzare sulla questione della localizzazione dei prodotti nella nostra lingua. Vi invito anche a mettere nella lista dei desideri Oldenera su Steam. Se già frequentate il canale, questo lo sapete, ma se siete nuovi lo voglio ribadire. Combatto questa battaglia da quando ho iniziato il mio percorso su YouTube. Mi voglio fare paladino della lingua italiana, anche se nel mio piccolo. Tornando a Oldenera e ai suoi problemi, io ritengo che le due modalità nella versione testata in anteprima non riescano, a mio avviso, a superare la modalità classica presente, che al contempo però in questa versione è limitata dalla scarsa personalizzazione delle mappe. Unfrozen ha già garantito che sarà presente una lunga campagna narrativa e verranno ampliate le personalizzazioni e le modalità di gioco. Si spera arriverà anche l'editor delle mappe. Infine va tenuto conto di un timore che ritengo personale ma che spero possiate comprendere, ovvero quello della narrativa. Essa potrebbe essere troppo semplicistica, senza offrire comunque un'esperienza sandbox immersiva come altri titoli quali Age of Wonders 4 con la sua infinita personalizzazione o Total War Warhammer per la sua celebre lore fondante a dare carattere ad ogni fazione e personaggio. Mi auspico comunque che la campagna narrativa di Oldenera possa perlomeno dare un pochino di spotlight a questi eroi che nel character design sembrano comunque ben strutturati. Ci sono alcuni easter egg, per esempio, come il protagonista del precedente gioco di Unfrozen, Iratus, che è qui presente per la necropoli ma con il nome anagrammato. Ho fiducia in Unfrozen Studios e nelle loro capacità di poter risolvere tutte le criticità ora presenti e che potremmo comunque fargli notare durante l'accesso anticipato. Non vi nascondo che la mia impressione è molto positiva. Seguirò con grande interesse gli sviluppi di questo accesso anticipato, nella speranza che Ude Doors continui a permettermi di parlare di questo titolo, fornendomi la chiave di gioco in anticipo ed ascoltando tutti i feedback che, anche con il vostro supporto, sarò in grado di spedire loro. Ritengo comunque che le potenzialità ci siano. È una chiave di lettura moderna di una saga ormai vetusta e che da una decina di anni non vedeva un seguito. Ho grandi aspettative per il futuro di questo titolo ed adesso ho occasione finalmente di grazia per mostrarvene un pochino e per giocarci anche insieme. Vi invito infatti a fare un salto nella mia live, una delle prime, spero tante, dedicate ad Oldenera. Nel caso in cui ve la doveste perdere potrete sempre recuperare il VOD della live qui sul canale. Come anticipato, se siete interessati ad altri contenuti su Oldenera fatemelo sapere. Ho comunque qualcosina che bolle in pentola. Essendo una commistione di genere strategico e di gioco di ruolo, non può che trovare sempre uno spazio sul mio canale questa saga e con gioia cercherò di parlarvene sempre di più. Ciò detto, non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati anche oggi fino alla fine. Un abbraccio speciale va ai miei abbonati e posso dire che Tiranno Matto out, perché anche oggi dalla rubrica Prima Impressione questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.